Ti faccio una domanda a cui probabilmente non hai mai pensato. Quando ripeti un passaggio sul violino, cosa stai costruendo esattamente? La risposta ovvia è: sto costruendo la memoria muscolare, sto automatizzando il movimento. Tutto giusto. Ma c'è un livello più profondo, uno strato biologico che quasi nessuno conosce. Quello che stai costruendo ogni volta che ripeti qualcosa è una struttura fisica nel tuo cervello, una struttura che si forma lentamente. È difficile da modificare una volta costruita e risponde a qualunque cosa tu ripeta, non solo alle cose giuste. Questa struttura si chiama mielina e capire cos'è e come funziona è, secondo me, la cosa più importante che un violinista possa imparare sulla propria biologia. Partiamo dall'inizio. Il tuo sistema nervoso è fatto di neuroni. I neuroni comunicano tra loro attraverso lunghe fibre chiamate assoni. Pensa agli assoni come dei cavi elettrici. Trasmettono segnali elettrici da un neurone all'altro, da una parte del cervello all'altra. Ora, questi cavi possono essere nudi oppure possono essere avvolti in una guaina isolante. Questa guaina si chiama mielina ed è fatta principalmente di lipidi, di grassi. La differenza tra un assone nudo e uno mielinizzato è enorme. Un assone senza mielina conduce il segnale molto lentamente, con dispersione, con molto rumore di fondo. Un assone mielinizzato, invece, conduce il segnale in modo veloce, preciso, pulito. Per darti un'idea della differenza, un assone non mielinizzato conduce il segnale a circa 2 metri al secondo. Uno mielinizzato può arrivare a 120 metri al secondo, 60 volte più veloce. Nel violino, dove la coordinazione temporale richiede precisione nell'ordine del millisecondo, dove la differenza tra una nota in tempo e una nota leggermente in ritardo è udibile, dove la differenza tra un'arcata fluida e una spezzata con un suono brutto dipende da micro aggiustamenti quasi impercettibili, quella velocità di conduzione è tutto. Ma c'è un aspetto della mielina ancora più importante della velocità, ed è la coerenza del segnale. Pensa a una piccola orchestra, diciamo 10 musicisti. L'orchestra suona bene se tutti arrivano al tempo giusto, se l'entrata del violoncello e quella del violino coincidono nel modo previsto. Se uno arriva in ritardo di un secondo, ma anche meno, l'effetto è un disastro. Nel cervello succede la stessa cosa. Le reti neurali che coordinano un movimento complesso sono fatte di decine, centinaia di neuroni, che devono per forza arrivare tutti nello stesso momento, o in una sequenza temporale precisa. Se alcuni segnali si disperdono lungo la strada, se arrivano in ritardo o in anticipo rispetto agli altri, la coordinazione si rompe. La mielina è il meccanismo biologico che garantisce questa sincronia. Non basta che i segnali siano veloci, devono essere coordinati tra loro. E la mielina, distribuita in modo preciso lungo gli assoni, è esattamente quello che fa, sincronizza tutto. Per anni si è creduto che la mielina nel cervello adulto fosse una struttura statica, che si formasse nell'infanzia, nell'adolescenza e poi si stabilizzasse. Le ricerche degli ultimi anni invece hanno dimostrato che non è così. La mielinizzazione nel cervello adulto è dinamica, risponde all'apprendimento, proprio come nei bambini, e risponde alla pratica. Quando impari un nuovo movimento, una nuova arcata, uno spostamento di mano, un colpo d'arco, il tuo cervello attiva delle cellule specializzate chiamate oligodendrociti. Il loro compito è produrre mielina e avvolgere gli assoni dei circuiti che stai usando. Più ripeti quel movimento in modo preciso e controllato, più mielina si accumula attorno a quegli assoni e più il segnale diventa ricco, e più il segnale diventa veloce e coerente, e più il movimento diventa fluido e automatico. Questo è il meccanismo biologico della memoria muscolare. Non è nei muscoli, è nel cervello. È mielina. E fino a qui tutto bene, ma c'è un dettaglio che cambia completamente il modo in cui dovresti vedere la ripetizione. La mielinizzazione risponde a qualunque cosa tu ripeta. Non solo alle cose corrette, anche agli errori, anche alla tensione, anche al movimento affrettato e impreciso. Se ripeti un passaggio con le spalle alzate e il braccio rigido, il tuo cervello costruisce la mielina attorno a quella rete neurale, quella che include la tensione. Se ripeti una nota con intonazione calante, consolidi quel circuito sbagliato. Se ripeti un cambio di posizione con esitazione, insicurezza, stai mielinizzando l'esitazione. La biologia non distingue tra buone e cattive abitudini, costruisce quello che usi. Questo è un problema. C'è un altro aspetto della mielinizzazione che vale la pena capire perché ha implicazioni dirette su come strutturare lo studio. Il processo non avviene in modo lineare, avviene in 2 fasi distinte.
Immagina di voler ristrutturare una strada. Prima devi togliere l'asfalto vecchio, aprire la superficie, creare lo spazio e solo dopo puoi stendere l'asfalto nuovo, più liscio, più resistente. Il cervello fa qualcosa di molto simile. Quando inizi a imparare un nuovo movimento, la pratica provoca inizialmente la retrazione di guaine mieliniche. Il cervello apre certi segmenti assonali creando spazio per la riscrittura. Questo avviene nelle prime ore, nei primi giorni. Poi in una seconda fase, temporalmente distanziata, spesso di alcuni giorni, nuovi oligodendrociti vanno a riempire quegli spazi con mielina fresca, costruendo guaine continue e ottimizzate. Cosa significa questo in pratica? Significa che il vero apprendimento motorio non avviene mentre suoni, avviene dopo. Avviene nelle pause tra una sessione e l'altra. Avviene nel sonno. Quando ti metti a studiare un passaggio difficile oggi, stai aprendo il cantiere, la costruzione avviene stanotte e nei prossimi giorni. Questo è uno dei motivi per cui dormire bene è parte integrante dell'allenamento violinistico. Non un lusso, non un'aggiunta, ma ne parleremo in dettaglio nel video dedicato al sonno. Adesso si capisce perché la ripetizione affrettata non è semplicemente inefficiente, è attivamente controproducente. Ogni volta che suoni un passaggio in modo meccanico, distratto, con tensione oppure con errori che ci passi sopra, perché capita a tutti, lo fanno tutti, perché c'hanno voglia di suonare, perché vuoi arrivare alla fine, stai depositando mielina attorno a quel circuito difettoso. Stai costruendo l'autostrada sbagliata e una volta costruita è molto più difficile da smantellare di quanto non fosse difficile costruirla. E questo spiega un fenomeno che molti violinisti conoscono molto bene, l'abitudine tecnica sbagliata che non riesci a toglierti. Ti concentri, controlli, va bene, ma poi nel momento in cui il pezzo accelera o sei sotto pressione, l'abitudine sbagliata ritorna. Ritorna perché è mielinizzata. Perché il cervello, quando la velocità aumenta e le risorse cognitive sono occupate, si affida ai circuiti più consolidati. E se il circuito più consolidato è quello con l'errore, ti lascio continuare la frase, è quello che viene attivato. Non è una questione di forza di volontà, è biologia. Però c'è una buona notizia, la mielina non è permanente. È plastica, nel senso che può essere modificata, anche se però lentamente. Il cervello adulto può costruire nuovi stati mielinici attorno ai circuiti corretti e può indebolire quelli associati alle abitudini errate, se la pratica successiva è sufficientemente precisa, controllata e prolungata nel tempo. La chiave è smettere di rinforzare il circuito sbagliato e iniziare a rinforzare quello giusto. Fine. Però con attenzione, con lentezza, con consapevolezza. Lo strumento principale per lavorare con la mielina nel modo corretto si chiama studio lento consapevole. Ora sappiamo perché funziona a livello biologico. Quando rallenti un passaggio difficile fino a una velocità in cui riesci a controllare ogni singolo elemento, l'intonazione, la pressione dell'arco, la posizione delle dita, lo stato delle spalle e del collo, stai fornendo al sistema nervoso un segnale elettrico pulito e coerente. Un segnale senza rumore, senza tensione, senza errori. E il cervello mielinizza quel segnale pulito. La velocità si aggiunge dopo, gradualmente, quando il circuito è già stato costruito in modo corretto, non prima. Il didatta Simon Fischer, uno dei pedagogisti del violino più rispettati al mondo, ha descritto questo processo con una chiarezza che non ho mai dimenticato. Diceva che se suoni un passaggio difficile con tensione, percependone il peso e l'attrito, e insisti a ripeterlo con quelle stesse sensazioni, stai cristallizzando il problema. Stai costruendo l'abitudine della tensione. La soluzione non è ripetere di più, è fermarsi, immaginare il movimento corretto con chiarezza e poi rieseguirlo lentamente in uno stato di controllo completo. Prima costruisci il percorso giusto, poi ci metti la velocità. Adesso posa il telefono, quello che stai usando per guardare questo video, e prendi il violino, se ce l'hai. Ti do un esercizio concreto che puoi applicare oggi stesso nella prossima sessione di studio. Scegli un passaggio su cui stai lavorando, uno che ti dà problemi, uno che ripeti spesso senza vederlo migliorare davvero nel tempo. Passo numero 1. Fermati prima di suonarlo. Non iniziare subito. Prenditi 15 secondi, letteralmente 15 secondi, e fai questa cosa. Cerca il punto di tensione. Dove stringi? Le spalle, il collo sono a posto? La mano destra sull'arco è rilassata? La mascella è rigida? Spesso troviamo tensioni che non sapevamo di avere finché non le cerchiamo deliberatamente. Lascia andare quella tensione, respira. Ritrova la sensazione di un corpo libero.
Passo 2. Suona il passaggio alla metà della velocità o alla metà della metà. Deve essere abbastanza lento da poter ascoltare ogni singola nota, sentire ogni singolo contatto delle dita sulla corda, percepire il peso dell'arco senza forzarlo. Mentre suoni, l'unica domanda che ti fai è: c'è tensione? Sento delle tensioni da qualche parte? Se la senti, rallenta ancora. La velocità giusta per questo esercizio è quella in cui riesci a stare completamente presente, senza contrazione. Terzo passo: aumenta la velocità solo quando il passaggio è pulito. Non quando è abbastanza buono, devi avere sempre tutto sotto controllo. Quando l'intonazione è a posto, il suono è libero e non senti resistenza nelle braccia, nel collo, solo a quel punto aggiungi la velocità. Non tutta insieme, a piccoli incrementi, piano piano. Usa un metronomo se ti può aiutare, anzi è molto utile. Questo processo sembra lento, all'inizio lo è, ma è l'unico processo che costruisce mielina attorno al circuito giusto, invece di rinforzare quello sbagliato. Fallo, ti prego. E la differenza nel tempo è enorme. Voglio lasciarti con una riflessione prima di salutarti. La prossima volta che ti metti a studiare, ricordati di questo. Ogni ripetizione che fai è un voto. Pensa a qualcuno che ti dà un voto su quello che stai suonando. Un voto su quale circuito neurale vuoi rinforzare. Se ripeti veloce e teso, voti per quel circuito. Se ripeti lento e libero, voti per l'altro. Il cervello conta i voti e costruisce di conseguenza. Nel prossimo video parliamo di memoria di lavoro. Perché quando suoni hai sempre troppe cose in testa simultaneamente. Perché questo accade? E cosa fare per risolvere il problema in modo strutturale? È una delle sezioni più pratiche della serie. Se questo video ti ha dato qualcosa di utile, condividilo con qualcuno che suona. Non perché mi faccia un favore, ma perché questo tipo di conoscenza merita di circolare tra chi studia uno strumento.